tutti, siamo Mark e Giorgio. Questo è il primo episodio di un nuovo video di Metal Musicality, un nuovo podcast che abbiamo inaugurato da poco, dove vogliamo trattare di una serie di aspetti che caratterizzano la musica metal. In questo episodio in particolare andremo a parlare del rapporto che esiste ora tra immagine e musica, dunque come la musica che gli artisti trasmettono attraverso gli album, attraverso i brani, si relaziona con il lato estetico, dunque l'immagine che trasmettono le band, il modo in cui presentano il loro spettacolo dal vivo. E poi andremo a trattare in seguito anche di un altro argomento importante, che sarebbe il rapporto che esiste ora tra la band e il pubblico. Quindi parleremo anche in questo caso di un altro argomento importante che è anche lì collegato alla musica metal. Now, for the international viewers of this channel, welcome to this new episode of Metal Musicality. I'm Giorgio and Mark. We are bringing to you this brand new episode of Metal Musicality, a new podcast that we've started to explain various aspects of metal music, and we are going to dive into the relationship there is between image and the aesthetic factor of a band and the music itself, while also at the same time we are going to talk about the relationship that there is between a band and its listeners and the fans, the relationship that a band has with their fans, which is also a very important topic concerning metal music. Now keep in mind, this is an Italian podcast, so it's all spoken in Italian. So for all of you international viewers, I'm going to provide to you the subtitles, English subtitles for this video, in order for you to understand the context of the whole conversation. So without further ado, let's start the episode. Iniziamo l'episodio. Salve a tutti, siamo Mark e Giorgio e benvenuti al primo episodio di Metal Musicality. In questo primo episodio andremo a parlare del rapporto che ci sta tra immagine e musica nel metal in generale e del rapporto tra band e ascoltatori barra pubblico. Benvenuto Mark. Grazie mille Giorgio, grazie mille. Allora, sì, il rapporto tra immagine e pubblico, il rapporto tra immagine e metal, scusami, è un rapporto che comunque è sempre, secondo me, troppo sopravvalutato. Perché? Nel senso che a me, per dirti, non me ne frega un cazzo, magari se i Ghost si vestono in una maniera e fanno tutt'altro tipo di musica, o non lo so, possiamo prendere ad esempio anche gli Iron Maiden, che hai visto, no, poi che gli Iron Maiden nei live mettono tutti quei robot che rappresentano tutte le loro art, sì, poi che è una cosa bellissima. È chiaro poi che ci sta anche Eddie, che è anche parte integrante dello spettacolo. Eddie è la una mascotte al 100%, intrattiene il pubblico come se fosse un vero e proprio intrattenitore assieme alla band. Questa è una cosa anche molto interessante della loro arte, della loro presentazione del live quando presentano. E poi nel caso dei Ghost è chiaro che l'immagine può anche trarre in inganno, come magari succede spesse volte. Magari vengono rappresentati comunque come una band molto cupa e oscura, quando in realtà il loro genere è molto più roccheggiante, quello più sul rock leggero, quindi commerciale, pop anche a tratti. Sì, assolutamente, ma infatti i Ghost traspirano un senso di death metal, Sì. quando poi in realtà fanno rock leggero. Cioè, i Ghost sono la classica band che dice ok, c'è una mezza croce celtica come logo, c'hai che ti vesti tutto così, poi vai in live o ascolti la loro musica ed è rock leggero, ci rimani completamente, perché se io la prima volta ci sono rimasto ho detto cazzo, si vestono così, fighi, cazzo, per il logo pure, e poi ho ascoltato per la prima volta la loro musica e ci sono un attimo rimasto, perché traspirano death metal. Quindi tu secondo me già per esperienza, quindi è già una cosa che è successa a tu proprio in maniera... Sì, è una cosa che mi è successa, devo dire, molto spesso con molte band che magari traspirano messaggi e poi fanno tutt'altro. Quindi sì, mi è successo molto spesso, devo dire, e purtroppo non c'è proprio il discorso di immagine, perché la band, in questo caso noi stiamo parlando dei Ghost, ok, va bene, ci sta che ti puoi vestire così, però un po' di coerenza con la musica che fai a livello di immagine. Io capisco tutto, però un po' di coerenza ci sta, perché poi il fan medio
ti prende, ti va a sentire i Ghost che dice cazzo, sono così, sono multi death, e poi non sono death metal per niente, sono rock leggero appunto, quindi cioè poi il fan magari ci rimane deluso, tu vai a perdere uno spettatore, uno che ascolta la tua musica, non è una bellissima cosa, così No, è come le chiaro. band devono pensare a tenere l'immagine, No, è chiaro. ovviamente. Poi, ad esempio, abbiamo band tipo gli Slayer, che loro sono perfettamente fedeli a quello che vogliono fare musicalmente. Musica aggressiva, diretta, un pugno in faccia diretto. Gli Slayer, già da un punto di vista artistico, come vanno a rappresentare proprio immagini crude, anche già stesso nelle artwork dei loro album, alla musica sé che è veramente aggressiva al massimo. E veramente loro sono invece fedeli a quello che diciamo rappresentano e quello che ehm, danno comunque musicalmente, anche da un punto di vista anche scenico. Anche se infatti è chiaro che poi infatti molte volte gli Slayer scrivono canzoni con tematiche molto magari sensibili, magari alla gente che comunque potrebbe magari È capito, vero. temi che potrebbero suscitare scalpore. Prendiamo Angel of Death come esempio, canzone famosissima degli Slayer, parla di Auschwitz, quindi cioè, capisci che effettivamente sono tematiche sensibili, però gli Slayer sono sempre rimasti coerenti fin da quando sono nati, non hanno mai cambiato il loro modo di fare la musica, non hanno mai cambiato lo stile e sono sempre rimasti coerenti e sono molto felice che abbiano fatto la reunion in realtà, perché ci mancavano gli Slayer. Devo che dire poi che un abbiamo po' ci visto- mancavano gli Slayer. Certo, sì, che poi abbiamo Sì, visto perché- comunque Kerry King che ha iniziato che voleva fare una band da solo e ora adesso abbiamo gli Slayer che sono tornati con una reunion che a tutti quanti fa piacere. Una reunion da parte loro è inaspettatissima, perché non se l'aspettava nessuno. Io ho letto un'intervista fatta alla moglie di Tom Madaya, che dice ci ha messo un anno per convincere Tom a tornare a suonare con gli Slayer, in generale a tornare sui palchi a suonare. E ha fatto bene la moglie perché gli Slayer ci mancavano, devo dire, anche se Kerry King ha fatto il suo progetto solista che penso continuerà ormai, un po' come anche Bruce Dickinson, come anche Burzum, come qualsiasi altro artista che fa i progetti solisti, che si stacca un po' dalla band, tipo anche Ozzy Osbourne per fare un esempio, che è Ozzy sempre comunque ancora rimasto continuato, fedele. infatti da quando è che poi i Black Sì. Sabbath si sono sciolti ha continuato poi con i suoi dischi, ha fatto Ordinary Man, poi ha fatto comunque altri comunque album e altre produzioni poi da solo comunque per conto proprio, Che quindi sono dopo dopo lo poi scioglimento dei prodotto che Sabbath. è rimasto nell'heavy metal comunque. Ozzy Osbourne non ha cambiato il suo stile, è rimasto nell'heavy metal, quindi è rimasto anche lui coerente a livello musicale, coerente a livello di immagine, così come anche Bruce Dickinson, che di recente è uscito The Mandrake Project, il suo ultimo album, Mhm. e è sempre rimasto coerente anche lui con quello che effettivamente faceva, anche se comunque gli Iron Maiden non si sono sciolti. Però comunque lui sta continuando la sua carriera solista e lo vedremo a Roma, a Rock in Roma, il 7 luglio Grande, o grande il Bruce 14, Dickinson. non me lo ricordo. Vabbè, mi sembra il 14 luglio o il 7, ora non mi ricordo di preciso, però comunque siamo lì. Però sembra a Roma, diciamo, quindi sembra là alla fine. La tua città. La mia città che Invece comunque dalla mia parte invece in Sicilia invece dovremmo attendere un miracolo per gli Iron Maiden a venire in Sicilia, però non credo proprio che mi viene no, no, ma in generale gli Iron Maiden sono un miracolo che vengano in Italia. Infatti il 2023 è stata una sorpresa, penso un po' per tutti, che abbiano messo una data in Italia. Cioè io appena hanno messo la data praticamente l'ho comprato il biglietto del concerto perché ci dovevo assolutamente andare. Certo. Io so che effettivamente loro in Italia potrebbero tornarci, ma la vedo molto grigia. Come Meno io male spero che hai che... sfruttato l'occasione, meno male, hai sfruttato Sì, l'occasione. sì, male, certo, ho speso anche i miei soldi, però cioè, insomma, a Milano, da Roma a Milano, sono 4 ore di treno circa, per 100 euro di treno, in più anche al ritorno altri 100 euro di treno, poi l'hotel, il biglietto del concerto, insomma, però ne è valsa la pena, perché gli Iron Maiden, appunto, parlando sempre di immagine, danno quell'immagine e quell'intrattenimento al concerto che non trovi quasi in nessun'altra band. Perché gli Iron Maiden ti coinvolgono, fanno le scene carine con Eddie, Sì, le ma cose. esatto. Io ho visto
Come dicevi? Ho visto degli effetti speciali. C'è presente, no, l'ultimo album Senjutsu degli Iron Maiden, no? certo, è di Samurai. Ecco, è di Samurai, ecco, bravo, è di Samurai. Mentre stavano facendo The Writing on the Wall, per esempio, c'è praticamente Bruce che ha scoperchiato una mitraglietta e c'era Eddie Samurai là e lui gli sparava ed era fighissimo, cioè che io ci sono rimasto, dico, cazzo, che effetti speciali magnifici, dove li trovi gli effetti speciali che fanno gli Iron Maiden? Non li trovi. Ma infatti io, tra l'altro, parlando sempre di Maiden, prima ancora di registrare questo episodio, avevo appena visto un TikTok degli Iron Maiden dove durante The Trooper Bruce lottava con la spada con Eddie vestito con la spada, vestito da soldato. Sì, che praticamente fa What are you doing with my jacket? E comincia là a fare lo scontro con Eddie, poverino che cerca di colpire anche gli altri membri della band, gli va sotto le gambe. È una scena che ho visto anche nel concerto del 2023, appunto, con The Future Fast Tour, con The Trooper, che era, diciamo, la canzone quasi finale. Come ultima hanno fatto Wasted Years e The Trooper quasi per ultima. Quindi c'è stato comunque Eddie che ha fatto la sua comparsa 3 volte in quel concerto. Certo. 3 volte, una per Put Somewhere in Time, una per The Writing on the Wall e un'altra appunto per, vabbè, The Trooper classicone, che non può mancare. Sì, infatti, vedi caso, i 2 classici della band lo vanno a fare sempre alla fine. Wasted Years e The Trooper l'hanno fatti tutte e 2 alla fine. Sì, e Fear of the Dark l'hanno messa nel mezzo. Fear of the Dark l'hanno messa nel mezzo perché Fear of the Dark non se l'aspettava nessuno, perché avevano finito di fare la precedente, che mi pare che era The Prisoner, o non mi ricordo quale, e poi è partita così a bomba, neanche il tempo di, neanche 2 secondi di rideare del subito. E io mi ricordo che ero gasatissimo quando è partita Fear of the Dark e tutti si sono accesi magicamente, non che prima fossero spenti i fan, però ecco, se prendiamo come esempio anche i Guns N' Roses, che io sono stato al concerto nel 2023 a malincuore, perché scusatemi ragazzi, ma 3 ore di setlist sono un po' troppe, scusate. Mi dispiace per... Ma i Guns N' Roses non coinvolgono, cioè i Guns N' Roses alla fine sì, ti guardano i fan, però comunque non coinvolgono il pubblico. E questa è una cosa molto sbagliata. Poi vabbè, anche Axel, poverino, che si è rotto tutte le corde vocali a forza di alcol, canne, droga, però... Sì, i Guns sono quelle classiche band dove si vede chiaramente che il loro periodo di gloria è già finito già da un bel po' di tempo. Un po' che come succede, vabbè, ahimè, anche il fattore età, attenzione, questo John Bon Jovi, tanti David Coverdale dei Whitesnake, tanti cantanti famosi che, in questo caso per il fattore età non riescono a dare il loro 100% come una volta. Però è chiaro facciamo che... un paragone. Sì? Attenzione, facciamo un paragone. Certo. Guns N' Roses, Iron Maiden. Guns N' Roses, Axel ha 45 anni. Canta come Topolino, onestamente. Poverino, non lo sto dicendo Axel, per fargli un povero torto, Axel. poverino. Mi dispiace anche per lui, non sto dicendo assolutamente per fargli un torto. Attenzione, con tutto Però rispetto. Axel canta come Topolino attualmente, per tutto il rispetto che io gli posso dare, perché ha contribuito tanto nella storia dell'hard rock, e quindi posso dare tutto il rispetto del mondo. Però c'è Bruce Dickinson che tu capisci, ha 65 anni, contributi da poco e cazzo, canta come se ce ne avesse 30, 25, cioè, capito? Ma perché Bruce non ha mai bevuto, non ha mai fumato, cioè Bruce si è mantenuto sempre su una linea solida e quindi lui non ha perso la sua voce, nonostante abbia 65 anni. Vuoi un altro esempio? Ti prendo la cantante dei The Pretenders, che ha 80 anni e canta come se ne avesse 20, cioè... Veramente, sì, poi ci sono casi infatti di cantanti che curano la propria voce, che comunque riescono a preservarla col tempo. Questa è la cosa comunque che uno ammira di questi cantanti, che continuano a mantenere la stessa voce da anni. Infatti, come dicevo, Bruce Dickinson è uno dei primi esempi che subito penso subito istantaneamente quando è che si tratta di questi cantanti così. Assolutamente. Sì, poi è chiaro, ci sono anche tanti altri esempi di cantanti che nonostante l'età riescono a comunque dare tanto. Ad esempio, da poco abbiamo visto i Judas Priest pubblicare il loro nuovo album. Ho appena sentito per casualità la nuova canzone del loro album, forse era Invincible Shield o una di queste del nuovo album. L'album è
e Invincible Shield. Cioè c'è quel Rob Halford che è come, cioè ancora riesce a fare quegli acuti ed è una bestia. Sì, ma perché ci sono appunto cantanti che preservano, cantanti che non preservano. È quello il Esatto. discorso. Cioè, se prendiamo un esempio banale, tipo Lemmy dei Motorhead, cioè, C'ho Lemmy dei c'ho la Motorhead... maglietta dei Motorhead oggi. Esatto, infatti volevo parlare dei Motorhead anche per quello, perché comunque, cioè Lemmy per quanto vuoi, sì, ok, sarà pure bravo, c'ha quella voce un po' da country che mischiato alle loro sonorità ci sta benissimo, però, cioè, parliamo di Lemmy, poverino, è uno di quelli che si alcolizza in sala prove, cioè si fa una bottiglia di Jack Daniels intera in sala prove se vuole Lemmy, è sempre ubriaco, cioè, capito? Però ti dico, i Motorhead già hanno un loro modo di suonare, un loro approccio alla musica. Loro non mirano alla perfezione di cantante, perché Lemmy è proprio così, è un bluesman. Lemmy è in un certo senso va dritto al punto senza curarsi. Infatti vedi caso, anche il suo suono di basso è sporco e suona il basso come se fosse una chitarra. Però anche lì è sempre legato all'idea di musica che volevano trasmettere loro. Sesso, droga, rock and roll, era tutto quello con i Motorhead. Chiaramente. Quindi è per Però, questo che c'è una parlando specie di voce, Sì. è un Infatti, approccio sbagliato. Sì, Cioè, ovvio, un ovvio. approccio sbagliatissimo parlando di voce, cioè Chiaro, se se parliamo di ricordate che voce, ragazzi certo. dovete fare la vostra voce dove non bevete e non fumate. No, assolutamente ragazzi. Non- Non vi distruggete la voce, le corde vocali con Jack Daniels, whisky, no, assolutamente no ragazzi. Meglio comunque preservare la vostra voce, ma anche e soprattutto la vostra salute, perché è chiaro che questo può anche compromettere la vostra salute, quindi no alcol, no niente, perché quello è pericoloso. No, Infatti, solo niente, si capisce, la sigarettina ci sta, però comunque basta che poi non va a sfociare in 40 sigarette al giorno. no, Io no, capisco no. il bicchierino di vino, la birretta così con gli amici, basta che non va a sfociare in qualcosa che poi diventi dannoso. Semplicemente ragazzi, appunto come Lemmy, poverino, che ha fatto una brutta fine anche per quello, in Sì, generale, parlando proprio di Motorhead. Sì, esatto. Perché poi è chiaro che Lemmy era Lemmy, però è chiaro che non è che siamo tutti come lui, non è che dobbiamo ambire a seguire dei role model, come si dice in inglese, capito? Vengono a volte parole in inglese e non in italiano, capito? Dei modelli da seguire. In questo caso Lemmy era un estremista in questo senso, e quindi è chiaro che non è il miglior esempio di vita da rockstar da condurre, perché è chiaro che è No, ma pericoloso. in generale secondo me, sempre parlando del discorso immagine, non va seguito nessuno, cioè tu non devi imitare nessuno, perché cioè, mettiamo caso che uno di voi ascoltatori adesso ha una band. Ok, voi volete imitare una band, approccio sbagliato. Perché? Perché poi non diventate originali. L'originalità è tutto, ragazzi, nel metal, ricordatevelo, perché ormai stanno Assolutamente. nascendo talmente tante band che è quasi impossibile essere originali. Quindi se voi prendete ad esempio un cantante e provate a seguire quello che fa lui, non siete originali. Siate originali, siate voi stessi sul palco, nelle vostre scritture, metteteci l'impegno e vedete che forse riuscirete ad arrivare in alto, perché comunque non stanno più nascendo band grosse anche per quel motivo. Assolutamente, poi sono anche convinto del fatto, io non voglio chiaramente mancare di rispetto alle cover band, però è chiaro che io onestamente apprezzerei molto di più una band che cerca un proprio sound, che anche quello è una cosa difficile da trovare in questi giorni, ma che comunque è ammirato, comunque ora come ora. Io preferirei andare ad ascoltare una band che propone roba originale, o magari con un proprio stile, andare a ricercare un proprio stile che magari è pieno di contaminazioni a destra e a sinistra, che invece a sentire band che provano a copiare i giganti del passato, perché è chiaro che queste grandi band hanno avuto la possibilità di godere del loro momento di gloria negli anni 80, 90, ed è chiaro che adesso nel 2024 è giunta l'ora di passare il testimone ad altre band, quindi mi raccomando, band all'ascolto, musicisti all'ascolto, mi raccomando, siate originali e non abbiate paura nemmeno di risultare comunque banali o scontati. L'importante è che siate voi stessi, ragazzi. Questo è un consiglio che vorrei dare. Esattamente, è il stesso consiglio che vorrei dare io, assolutamente, perché comunque effettivamente copiare i giganti del passato, ragazzi, non è mai una buona idea, per il semplice motivo che tu, ok, sì, sei una cover, una tribute band,
però a una certa la gente si stufa delle cover e famous band, a una certa le cover band sono destinate a morire purtroppo. E non lo sì. sto dicendo con cattiveria, attenzione, lo sto dicendo perché è un dato oggettivo. No, Perché, assolutamente, ok, sì, no, cover band, fai i concerti, ok, va bene, tutto bello. Però a una certa siete destinati a morire come cover band, perché comunque, ok, magari mantenete in vita lo spirito di quella band, posso capirlo, però siate originali perché se no il metal non ha futuro così, cioè semplicemente noi, nuova generazione, che già è raro che la nuova generazione ascolti il metal come genere, anche i giganti del passato vengono quasi ignorati ormai. Siate originali, non lo so, prendete ad esempio i Bring Me Your Horizon, ce l'hanno fatta quasi comunque nel periodo dei 2000, quindi cioè, prendete ad esempio a loro che sono originali, c'è tutto il loro set, le cose. Cercate anche voi di essere originali, ragazzi, mi raccomando, perché è veramente tanta originalità in una band. Il sound che magari lo troverai più avanti, da. Però intanto siate originali, progettate, fate, cominciate a scrivere i pezzi, perché questo vogliamo sentire, noi metallari vogliamo sentire le nuove, non vogliamo solo sentire i giganti del passato. È Esatto. quello il discorso, più che altro. Sì, infatti abbiamo bisogno di un qualcosa di nuovo, di fresco. Comunque è chiaro che ora come ora sono band che stanno spopolando ultimamente. Ad esempio, parlando di immagini, ora parliamo di un'altra band che a me ha lasciato veramente stupito, gli Sleep Token. Non so se hai avuto tu, Mark, modo di ascoltarli. Gli Sleep Ho Token. avuto il piacere di ascoltarli, ho avuto l'immenso piacere di ascoltare gli Strozzi. Ecco, ad esempio è super interessante il loro concept dietro la loro band. A parte che comunque hanno comunque, ognuno di loro hanno una propria identità con dei nomi. Il cantante si chiama Vessel e poi abbiamo Tew alla batteria e altri e tanti altri membri appunto con un proprio nome personale. E concettualmente, in pratica, da come ho potuto leggere online, la loro musica è come una specie di preghiera o una roba così, una specie di invocazione o preghiera verso una divinità che loro diciamo, attraverso la loro musica adorano. E quindi diciamo è una specie di culto, però che comunque è interessante vedere come in ogni album ci sono delle connessioni tra le varie canzoni, tra le varie tematiche che trattano in questi brani, e poi il modo in cui si presentano sul palco, che sono tutti incappucciati, sono tutti con le maschere e sono completamente sconosciuti, diciamo, i loro volti non vengono mostrati, loro si vogliono tenere nascosti, però vai a ascoltare la loro musica perché vedete, ci sono tutti questi membri del gruppo incappucciati, misteriosi, vai a ascoltare la loro musica ed è un mix tra vari generi ed è super interessante. E vanno a mischiare l'elettronica al pop, al gent, al rock, anche addirittura passaggi blues, jazz che mi hanno lasciato veramente stupito. Vanno a fare un mix di generi incredibile. Poi è chiaro che anche grazie a TikTok, il fatto che comunque sono riuscita ad emergere in scala mondiale, comunque è stato anche grazie a TikTok, anche che hanno avuto questa spinta in più. Però proprio dal punto di vista della relazione tra immagine e musica, come se l'immagine ci incuriosisce, no? La loro immagine, il modo in cui si presentano ci incuriosisce molto. Poi andiamo ad ascoltare la loro musica ed è ancora più interessante rispetto a quello che magari inizialmente ci vogliono trasmettere, perché poi anche il concept dietro le loro canzoni, come ho detto poc'anzi, l'idea, il concept delle loro maschere, dei loro nomi, è già molto interessante, ma se vai a ascoltare la musica ed è veramente un qualcosa di molto interessante, musicalmente parlando. Assolutamente, ma infatti c'è quello il discorso. Se dai una buona immagine al pubblico, il pubblico si incuriosisce. Il pubblico incuriosendosi semplicemente andrà ad ascoltare la tua musica e dirà: oh, figo, mi piace, e continuerà ad ascoltarti, ti ascolterà e facendo così magari ti proporrà anche a dei suoi amici, generali, conoscenti, ascolta di sta band che spaccano, cioè, capito? Quindi appunto ricollegandoci al discorso delle cover band, fate una vostra immagine, scrivete i pezzi e fatevi conoscere, ascoltate, fatevi ascoltare, fatevi conoscere, espandetevi.
Esatto. Ok, sì, è difficile al giorno d'oggi, ma tanto abbiamo talmente tanti giornali metal, tipo basta prendere Metal Italia, per esempio, che fa le recensioni anche agli album delle band nuove, per esempio, che le Mhm. pubblicizza e tutto quanto. Non vi dico di mettervi subito sotto un'etichetta discografica, perché magari all'inizio ok, non ci sta, però fatelo, ragazzi, fatelo, non avete tempo da perdere, se vi piace suonare con quelle altre persone specifiche, perché non fare una band originale, pezzi originali, immagine completamente vostra, personalizzata? È una cosa che secondo me, ragazzi, dovete fare, cioè basta prendere per esempio i Gutalaz. I Gutalaz sono una band che per esempio sul palco si mettono quella sorta di tute trasparenti là di plastica antiradiazione con delle maschere, alcuni senza maschere, e fanno comunque grindcore loro, però vabbè, in generale ti trasmettono quell'immagine che ti fa capire, boh, mi incuriosisce, andiamo ad ascoltare qualcosa loro. È sempre quello il discorso, dovete far incuriosire il pubblico, semplicemente. Una volta Esatto, che il pubblico è curioso vi ascolta, se vi ascolta e gli piaci è a posto. Quello è il esatto. senso. Sì, 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 sono d'accordo con te. Anzi, tra l'altro questa band non è... Ad esempio, non la No. conoscevo, anzi, guarda, bravo che l'hai menzionata perché comunque può essere anche uno spunto di riflessione anche poi da soffermarci magari se ci sono degli aspetti anche di questa band che magari potremmo andare ad approfondire, magari in un altro episodio, sarebbe comunque anche bello. E poi per dire, poi è chiaro che comunque il rapporto tra immagine e musica è molto importante, però è chiaro che in un live, parlando adesso dell'aspetto del live, spostandoci nel secondo argomento dell'episodio, è anche importante stabilire un ottimo rapporto con i fans anche dal vivo. E quindi è chiaro che il frontman è chiaramente infatti è colui che si rapporta sempre col gruppo, il frontman, il cantante è sempre il solito comunque ad interagire col pubblico, perlomeno c'è bisogno sempre all'interno di una band di un leader, di un leader, una persona che si fa portavoce della band che si possa rapportare con i fan durante una performance dal vivo. È importante chiaramente anche stabilire un ottimo rapporto tra i fan e comunque il resto e i membri della band. Ed è chiaro che comunque anche, poi una mia opinione personale, è anche importante essere comunque anche delle ottime persone in generale con i fans, quando magari non appena li incontri dopo, magari li incontri dopo il concerto, è comunque una cosa che è sempre apprezzata. Sempre Sì, comunque... assolutamente, se Esatto, coinvolgi i fan sia in concerto sia dopo il concerto, in generale comunque tu intrattieni. Tu da musicista hai il compito di essere un intrattenitore. Di conseguenza, quando ti vengono a vedere dal vivo, ok, non puoi sbagliare, ok, c'è l'ansia, però tu devi intrattenere. Adesso stiamo parlando ai frontman. I frontman hanno il compito di intrattenere il pubblico. Ok, cantare, però intrattenete il pubblico, ragazzi, coinvolgetelo, fateli cantare anche, tipo anche gli Iron Maiden che fanno cantare un fraseggio ai fan, magari fanno, che ne so, cantare Quote Somewhere in Time. C'è Bruce che fa Quote, i fan che fanno Somewhere in Time, per esempio. È esatto. un esempio banale. O Fear of the Dark, che te la fa cantare un Fear of the Dark una volta. Va bene così, ragazzi, cioè non c'è bisogno di coinvolgerli sempre e comunque, basta che un minimo c'è coinvolgimento. Guardate i fan quando suonate, coinvolgetevi, fate Il come contatto fanno, visivo è importante, divertitevi sì. sul palco, divertitevi sul palco, divertitevi coi fan, comunque i fan sono lì per voi, quindi voi dovete semplicemente divertirvi coi fan, ragazzi, è questo quello che dovete fare. Voi non dovete essere tesi sul palco, dovete divertirvi, avete il Assolutamente. compito di intrattenere. Sì, c'è l'ansia, magari sbagliamo, ok, può succedere a tutti, siamo esseri umani, Certo. insomma, però comunque cioè, tu intrattieni e ti diverti col pubblico, perché comunque il pubblico è lì per te. Quindi, Sì. cioè, capisci, se non coinvolgi il pubblico puoi fare brutto. Per esempio, se prendiamo, non lo so, adesso andrò fuori argomento, fuori topic, ma Vabbè. prendiamo la trap. Ah, ok. Prendiamo quel genere musicale che io non ritengo musica personalmente. Però, Aia, a sì. parte questo, questa era rischiosa, lo so, però a parte questo, ti posso dire che sinceramente io non vedo tutto questo coinvolgimento che magari vedo nelle band metal. La musica trap il coinvolgimento non c'è un coglione che salta sul palco e canta in autotune. Quello più o meno sono i live nella trap.
Lo so, è rischioso, però è da dire. Sì, È un fattore... è sempre è un- un'opinione. È chiaro che comunque bisogna sempre rispettare le opinioni altrui, anche quelle negative, è chiaro. Ma allora, Sì, ma io ho certo. opinioni bellissime riguardanti quel genere musicale specifico, quindi, cioè, nel senso, Vabbè, certo. posso capire. Il blues, ok, non è molto coinvolgente, però torniamo nel topic, nell'argomento, perché stiamo Tornando andando nel fuori. topic, allora, c'era un esempio che volevo pure parlare di coinvolgimento del pubblico, di una delle mie band preferite in assoluto, i Metallica. Una delle mie band preferite in Ok? assoluto. Ci Metallica. sta un live veramente, a parte che sempre loro coinvolgono il pubblico a cantare, ad esempio The Memory Remains. C'è una parte finale dove la fanno cantare al pubblico che è perfetta, è una melodia molto semplice. Na 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 Assolutamente. na. E lì tutto il pubblico a cantare insieme alla band. Oppure il più bel momento che abbia mai visto, almeno tramite video, dei Metallica, quando hanno suonato la canzone My Friend of Misery. Tra l'altro canzone sottovalutatissima, perché questa canzone è meravigliosa. Tra l'altro doveva essere una strumentale, la strumentale del Black Album, però poi gli hanno inserito la voce, che poi è partito tutta da Jason. Però a parte questo, tornando nell'argomento, hanno fatto una performance dal vivo, se non sbaglio era nel 2013-14, intorno a quel periodo lì, o 2012, non mi ricordo. Erano lì sul palco e facevano armonizzare il pubblico. Facevano una parte del palco, gli facevano cantare una nota, un'altra parte gli facevano cantare un'altra nota, e tutti insieme armonizzavano in maniera perfetta, ed è un momento bellissimo nel bel mezzo di una canzone. Questo è quando si vede, Assolutamente. quando una band riesce a coinvolgere il pubblico in maniera molto molto efficace. C'è da dire anche che i Metallica non hanno mai perso il loro periodo di gloria, perché comunque tutti i metallari passano per i Metallica. Assolutamente. Cioè, Il primo la io. prima band, anche io, quindi cioè, la prima band per cui passi tu da metallaro per il tuo periodo di iniziare ad ascoltare metal sono proprio i Metallica. Per Bravo. il semplice fatto che i Metallica sono accessibili, leggeri e te li ascolti molto volentieri, cioè in generale quasi tutti i pezzi di Metallica sono molto molto belli. Quindi Assolutamente. devo dire che sono molto sottovalutati anche i Metallica purtroppo. Ok, hanno il loro Certo. periodo di gloria, però non è mai passato, ragazzi, c'è da dire questa cosa. Cioè, adesso riempono gli stadi, ma quelli grossi, Veramente, sì, sì, capito? sì. No, ti Ti fanno dico, due- poi sono accessibili anche per il fatto che hanno veramente spaziato di generi. Se pensate che sono iniziati come una band che hanno introdotto al mondo il genere del thrash metal, e l'hanno introdotto a tutto il mondo con Kill 'Em All fino a Injustice for All. Poi col Black Album hanno rallentato la velocità delle canzoni, hanno creato canzoni incredibili da radio. Poi passando a Load and Assolutamente. Reload con l'hard rock, comunque blues presente nelle loro canzoni. Poi abbiamo Saint Anger, che lì è stato il loro punto più basso anche dal punto di vista personale. Poi Death Magnetic sono tornati alle origini, poi con Hardwired e 72 Seasons stanno ripercorrendo quello stesso stile di Death Magnetic, con qualche tratto anche presi da con anche altra come si dice, un altro richiamo ad album precedenti tipo Load Reload, Black Album. Ritornano piano piano a quello che era nel sound che li hanno resi famosi con questi album, ed è chiaro che comunque nonostante tutto se la stanno cavando bene comunque. Assolutamente sì, infatti io ritengo che 72 Seasons sia un album sottovalutato, perché è comunque un album che rispecchia i Metallica in genere, è un bell'album in generale a parer mio. Sì, sì, Quindi sì. è molto sottovalutato e criticato come album, però in realtà ci sta come album, ragazzi, cioè io capisco l'hype che hanno creato e tutto, magari siete rimasti un po' delusi per qualche cosa, però in generale è un fattore oggettivo, proprio un bell'album. Poi capisco la soggettività, però a parer mio, ragazzi, è un album bellissimo. Io ve lo consiglierei di ascoltare bene, perché magari l'avete ascoltato al volo, non lo so. Però fidatevi che se lo ascoltate bene, lo sentite, cioè è un bell'album, si sente che sono loro. Cioè, non Assolutamente. proprio... Da fan sfegatato dei Metallica ti dico, guarda, che è un album molto bello, perché comunque inizialmente prima ascolto tutto quanto come album, come esperienza album, magari non mi aveva all'inizio soddisfatto al 100%, magari c'era qualche traccia già meravigliosa, qualche traccia sottotono,
Però ragazzi, se considerate adesso dove si trovano i Metallica in questo momento, con più di 40 anni di esperienza e di tour, e di spettacoli e di live, un album come 72 Seasons è come comunque la glorificazione della loro musica, tutto riassunto in un unico album, perché qui incontriamo sonorità di Load and Reload, thrash metal, quindi torniamo un po' alle loro origini con Kill 'Em All, con tracce tipo ad esempio Lux Eterna. Però ci sono veramente tracce come Innamorata, 11 minuti, tra l'altro forse è la traccia più lunga che abbiano mai fatto. Sì, Cioè, la traccia è la più- traccia più lunga che abbiano mai fatto, Innamorata. Cioè, stiamo andando a vedere come infatti una band come Metallica siano riusciti, secondo me, nonostante la pandemia, perché poi chiaramente questo album è stato fatto, se non sbaglio, dopo la pandemia, è stato scritto dopo la pandemia, nonostante tutto, nonostante James e i problemi comunque di riabilitazione, cioè i problemi con l'alcol, riabilitazione e tante comunque cose che sono successe nella loro vita privata, sono riusciti a creare un bell'album, devo dire, un bell'album, veramente. Assolutamente sì. E poi appunto è difficile scrivere dopo la pandemia, tutto quanto, però in generale è un bell'album, quindi sì, io approvo tutto quello che hai detto ovviamente. Quindi, boh, cioè, alla fine poi sempre parlando di immagine, si può andare a prendere l'immagine che hanno creato i Mayhem, cioè quanto i Mayhem hanno creato un'immagine molto sbagliata nel mondo del metal. L'immagine sbagliata nel mondo del metal, ragazzi, se volete veramente sapere il motivo per la quale criticano tutti noi metallari qua in Italia, è perché vi ricordate, no? Sai, quel programma che hanno trasmesso sulla Rai che parlavano di Sì, 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 Mayhem? sì, sì. Ne ha parlato pure Poldo, grande youtuber, lo salutiamo. Sì, assolutamente, Poldo è uno dei miei youtuber preferiti, streamer e tutto quanto, che tratta il metal anche lui, che non lo fanno molti al giorno d'oggi. Anche Danny Metal, salutiamo anche Rock for Rookies Grande, e no? anche Daniele De Sanchez. Grande, Daniele De Suckers e Zeb di Rock for Rookies, grandi pure loro. Assolutamente. Vabbè, finiti i saluti, no, stavamo dicendo che Hanno fatto niente, sto per colpa programma dei della Mayhem, Rai, sì. per colpa dei Mayhem hanno fatto questo programma telegiornalistico sulla Rai, informativo, a detta loro, riguardante il mondo del metal. E l'intro del programma era croci rovesciate, corpse paint, cose del genere, simboli satanici, roba. Capisci che già qua gli italiani si fanno delle suggestioni che sono molto sbagliate in realtà, perché noi metallari non siamo così, cioè semplicemente No. la croce rovesciata è anche un simbolo religioso primo. In secondo luogo, il pentacolo non è usato solo per il satanismo, ma è usato anche per magia bianca, quindi dipende da come lo usi. Ma ovviamente non si informano, quindi inutile stare qua a parlarne. No, certo, Però, certo. Sì, colpa dei Mayhem, che comunque hanno bruciato chiese, hanno fatto quello, hanno fatto quell'altro, hanno sacrificato una capra durante un concerto, si sono bevuti il sangue della capra fresco al concerto, facendolo bere anche i fan. Cioè, in generale i Mayhem sono una band pazza che hanno scatenato tutto l'odio e il ripudio che c'è del metal in Italia. Perché adesso il metal, appunto, anche per colpa di quel programma alla Rai che ha fatto disinformazione, noi siamo odiati come metallari. Cioè, io cammino per strada, vengo guardato male, per esempio, capito? Cioè, principalmente dai vecchi, poi dagli anziani. Questa infatti è una cosa sbagliatissima, perché comunque andando ad ingolfare un sottogenere di un metal, perché stiamo parlando di un solo sottogenere del metal, che sarebbe il black metal, la prima, cioè una delle prime ondate del black metal comunque norvegese, e vai a comunque colpevolizzare tutto un intero genere che comunque è pieno di sfaccettature. Il metal è pieno di sfaccettature, comunque c'è il progressive, c'è il new metal, e non puoi generalizzare il tutto a quello che è successo lì con i Mayhem. Assolutamente no. Cioè, se tu volevi fare veramente un giornale di informazione sui Mayhem, parlavi di Mayhem, non parlavi del metal in generale. Ma ovviamente, come noi sappiamo, la Rai tende, ma in generale i giornali tendono a gonfiare tutte le notizie. Quindi, cioè, il metal ha visto male anche per quello, ragazzi, in Italia, per chiunque ancora non lo sapesse. È colpa di quel programma alla Rai, appunto.
Sì, infatti bisogna poi in generale, capito? In generale, a me è un qualcosa che si applica un po' a tutte le cose. Nel momento in cui uno va a giudicare un qualcosa, uno se non conosce in maniera approfondita una cosa, non ha senso criticarla comunque. In generale, se uno non si informa bene su un Assolutamente. avvenimento, su un evento o quant'altro, è inutile criticare per una polemica comunque infondata, per una tesi infondata su un Molto argomento infondato. qualsiasi. Molto infondata perché poi bastava andarsi a informare che capivi che non era così, però dettagli, Sì. dai. Dettagli, Beh, una band dettagli, che, dettagli. Sì, sì, perché una band che ce l'ha fatta a livello di immagine italiana sono i Lacuna Coil. grandi Lacuna Coil, grande, esatto. Penso che i Lacuna Coil siano l'unica band italiana che ce l'abbiano fatta ad essere così famosi a livello internazionale. Assolutamente. Perché ci sono band italiane famose a livello internazionale, però i Lacuna Coil ci sono riusciti più di qualsiasi altra band. E i Esatto. Lacuna Coil hanno centrato proprio il punto. I Lacuna Coil hanno centrato il punto tra immagine, musica, musicalità e tutte quelle cose là. Hanno centrato il punto per diventare famosi a livello internazionale, che li avevano anche trasmessi nelle radio estere, quindi sono diventati famosi a livello internazionale. Hanno avuto questa occasione, l'hanno sfruttata giustamente e li ringrazio perché portano avanti in gloria il metal italiano, che è sempre molto visto male in Italia purtroppo. Sì, Infatti ahimè. anche parlando di locali, immagine in Italia del metal che è sbagliatissima, noi metallari abbiamo pochi locali dove possiamo andare ad ascoltare quel tipo di musica specifico. Ahimè, è Cioè ci vero. saranno due locali per città neanche, e sono pure locali piccoli che ospitano 300-400 persone. Quando poi tu per la musica italiana del giorno d'oggi mi vai a riempire uno stadio, vai a riempire uno stadio con la musica italiana di oggi, non c'è impegno, la musica in Italia per colpa di questi artisti che stanno nascendo in generale sta morendo a parer mio, Mm, ed è già quasi morta in Italia la musica, quella proprio musica mm, che si può definire tale. anche Non quello. ha senso, perché cioè, comunque anche noi metallari siamo persone, abbiamo il nostro diritto di ascoltare quello che ci pare, quindi per favore fate più locali dove si può ascoltare questa musica, perché io non è che posso ogni volta farmi 200 km per andare ad ascoltare una band in un locale qua a Roma che è pure piccolo. Sì, 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 e questo infatti è un problema che un po' succede un po' in tutta l'Italia in generale. Bisogna, secondo me, comunque finanziare degli spazi non solo per delle band a provare, magari investire i soldi magari nell'allestimento di nuove sale prove, ma allo stesso tempo magari diciamo sfruttare il denaro che hanno per creare nuovi spazi, anche come dicevi tu, per far suonare comunque band di quel determinato comunque sul genere che stiamo comunque parlando noi, quindi di rock e metal, quindi dare più, in questo caso spazio alle band rock e metal di comunque esprimersi e di farsi conoscere, perché questa è anche comunque un'occasione per loro di farsi conoscere. Assolutamente, prendiamo in esempio una band nuova che vuole emergere, italiana. In Italia, come cazzo emergi? Cioè, in Eh, Italia, ok, mi posso fare tutto il giro dei locali, tutto quello che vuoi, però in Italia, cazzo, cioè, se tu mi metti locali da 300-400 persone al massimo, io come cazzo faccio a emergere? Esattamente, scusami. Ma poi, non so se hai sentito l'ultima, a Milano, no? mm? Il San Siro, lo stadio di San Siro non è adibito a concerti rock e metal. No, non è vero. Che stai dicendo? Quando l'hanno detto? Avevo letto una notizia a riguardo Ah, che chi si occupa del San Siro ha rifiutato, non adibisce concerti rock e metal al San Siro. cioè, vabbè, non è vero. Cioè, ma che stanno Allo dicendo? stadio, Cioè, è un intero all'ippodromo sì, stadio. allo stadio sì, allo stadio no, all'ippodromo sì però. E infatti, sì, sì, infatti quando facevano i concerti, tra cui ci sta pure anche quello dei Metallica, tra poco lo andranno a fare all'ippodromo, ma infatti è vero, al San Siro non vanno gli stadi, infatti capito, questo mi suona un po' strano come cosa, però Neanche l'Olimpico sarebbe adibito a concerti rock e metal, infatti all'Olimpico non ci va nessuna band. I Guns N' no, no, Roses sono andati al Circo Massimo. certo. Cioè io mi ricordo che quando è andato Travis Scott al Circo Massimo, che ha fatto tipo il triplo degli spettatori dei Guns N' Roses, ma a parte questo, Mm.
ha fatto tremare tutto il Circo Massimo perché tutti i fan, quegli 80.000 stronzi, si sono messi a saltare. Poi c'eravamo noi fan dei Guns N' Roses, tranquillissimi, là che cantavamo e basta, senza saltare, non facevamo casino, panico, niente. Ovviamente a chi è stata data la colpa? È stata data la colpa alle band rock, ovviamente, perché in Italia si fa certo, ovvio. È stata quindi, data anche la colpa. Ma perché poi vi hanno dato la colpa e ancora non ho capito? Perché vi hanno dato la colpa? Perché dice, ma il Circo Massimo, perché quella che costruisce il Circo Massimo, la custode in generale delle opere a Roma, quelle antiche, dice, no, ma il Circo Massimo non sarebbe adibito per concerti, rock, metal, e anche per Travis Scott, ha criticato anche Travis Scott, stranamente. Però cioè, in generale non sarebbe adibito a concerti perché c'è il rischio che si rompa, ma sta là da anni, come cazzo fa a rompere? Cioè, non è che trema il circo, penso. Cioè io non penso che andrebbero a fare musica così tanto forte da far tremare le mura, che cazzo è, un terremoto? No. A meno che non metti decibel a 1000, in quel caso sì, però cioè, penso, no, non fanno musica forte, cioè comunque c'è un limite dei decibel. Anche questo sì, questo comunque sono regole da rispettare, attenzione, non sto dicendo, infatti questo comunque bisogna comunque osservarle queste regole perché comunque hanno degli ordinamenti e quant'altro è, ma da qui a dire che comunque i concerti rock non vengano comunque permessi in questi luoghi qua mi sembra un po' strano come cosa, però comunque. No, più che altro non è paritaria a diritto, cioè no vabbè certo. Non è uguale. Cioè dovrebbe essere uguale per tutti, ma non è uguale per tutti. Caso, cioè, capito? No. Cioè, infatti il promoter delle band rock e metal si è lamentato con l'amministratore delegato là di San Siro, eccetera, perché dice cazzo, adibisci i concerti rock e metal, che ti costa? Cioè, ci guadagni pure te, cioè non è che va tutto a me, va una parte va a loro alla fine, cioè, quindi certo. cazzo ti costa fare una band rock o una band metal, cioè fai solo felici le persone così. Certo. Niente, un piccolo avviso, in che essendo che già si saranno sentite parolacce, probabilmente non ci monetizzeranno tutta sta roba, ma dettagli. Vabbè, senti, le parolacce vanno dette, però. E quando servono, Quindi, a meno che non ci sia il beep che lo vado ad aggiungere in post, a meno che non fare così. potrebbe essere che lo andrei ad aggiungere lì. Comunque, dai. Beh, allora. Se lo vuoi aggiungere, aggiungi. Non mi sembra il caso, cioè ne stiamo sparando troppe. Vabbè, certo, okay. saranno un po' troppe, sì. Beh, insomma, abbiamo trattato un po' di, comunque, un sacco di esempi di band che da una parte riescono a conciliare l'immagine e la musica, altre meno, come tipo l'abbiamo visto, i Ghost, che c'è una specie di interferenza che avviene tra immagine e musica, e dall'altra ci sta poi il rapporto con il pubblico e la band, che comunque è importante, ne abbiamo comunque discusso ora come ora. Cioè il metal è fatto di questo, non è soltanto quello che ascoltate dall'esterno o quello che sentite dall'esterno, i pregiudizi che si vanno a creare su questo genere. E anche questo, ragazzi, noi siamo comunque delle persone rispettose e quant'altro, e che vanno dunque a, cioè vogliono convivere comunque in armonia con le altre persone. Siamo veramente delle persone comunque rispettose e tutto. Assolutamente. C'è un'altra scena che mi è successa l'altro giorno, parlando di immagine, io che stavo tranquillamente camminando per andare in pizzeria a cena, e ho incontrato sto gruppo qua di Bori, Maranza, come li chiamiamo a Roma, Bori, che sarebbero i Maranza a Roma, Bori. Ma niente, incontrato questi mi fanno meno t'ammazzo, sussurravano così. Beh, io sti cazzi, cioè, ho camminato lo stesso, ma cioè, capisci anche che è un esempio sbagliato da parte degli artisti trap dare questo esempio ai giovani, perché poi purtroppo l'ascoltatore medio tende a replicare il messaggio che trasmette il musicista. Questo sì, quindi, infatti, questo sembra un errore su cui cadono sempre magari, non dico sempre, però comunque ci sono diversi casi di persone che comunque dunque si aggrappa in un certo senso a quella serie di valori che è legata al retroterra trap, comunque al background culturale dove è nato il movimento trap, e focalizzandosi su quei valori poi vanno a perdere altri
che sono importanti, magari il molto rispetto comunque importanti. per l'altra persona, quindi Sì, perché rispetto non c'è, cioè io non vorrei raccontare di un'altra scena molto epica, che è quella che ti raccontai in piazza col batterista, ah certo, che certo. potrei benissimo dire anche ai nostri spettatori, però magari lo facciamo un'altra volta quella scena perché stiamo andando anche troppo off topic secondo me, quindi Sì, dire che quella cosa si parlerà un'altra volta quando un ci altro sarà episodio, l'occasione. magari con un tema dedicato solo a quello, sì, 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 è chiaro, è chiaro. Esattamente, esattamente. Beh, allora, abbiamo parlato tanto di questi argomenti. Allora, intanto, comunque, ci tengo molto a ringraziarti per avermi accompagnato in questo primo episodio del podcast. Assolutamente. Io vi ringrazio tutti perché tanto poi mi vedrete qua sempre tutti quante le volte, quindi sì. Magari poi si può pensare anche di fare una collab con Foldo o qualcun altro, si può provare. Tanto piacere, ci farebbe tanto piacere se avvenisse questa cosa. Infatti, con immenso piacere, Poldo, se stai ascoltando questo video, noi siamo disponibili per una possibile collab. Siamo Ci farebbe tanto disponibilissimi. piacere. Ci farebbe molto piacere anche collaborare con te, Sedia, venire anche a tutt'altro podcast magari, poi facci un pensierino, ci fai sapere, guarda, tanto poi dopo gli scrivo su Instagram se vuole fare una collab per il prossimo episodio, non è un problema. Assolutamente, Però, lui è sempre benvenuto. sì, esatto, anche se vuole partecipare ad Andy Metal, qualsiasi altro esponente Anche grande, di salutiamo anche divulgazione. Danny Metal, grande anche lui. Salutiamo tutti quelli che fanno divulgazione sul mondo del metal e ci teniamo a dirvi Mavrus, che salutiamo anche Mavrus. Mavrus pure salutiamo lui comunque, anche lui con tanto rispetto perché comunque infatti lui è stato il primo comunque a mettersi proprio chiaro e dritto nel suo pensiero, nella sua divulgazione della cultura rock e metal e prog, quindi tutti i generi che ha comunque descritto nei suoi video, infatti è raccontato, perché comunque anche i suoi video sono veramente tutti raccontati in una maniera molto cinematica in un certo senso, con tutti gli effetti, poi anche la presentazione. Infatti anche lui, infatti, è un grande. assolutamente. Lo salutiamo con tanto affetto anche Mavrus. E allora, ragazzi, questo è tutto da Metal Musicality. Ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi. Ci vediamo. Ciao, Alla ragazzi. prossima. Ciao, Ciao. ragazzi. Ciao. Salve a tutti. Siamo Merck. Vabbè, sì, è Merck. Vabbè, fanculo.